Lezione 1. Appassionati di fotografia. Penso che questa sia un'ottima scelta per gli appassionati di fotografia che vogliono esplorare la propria creatività. Sono d'accordo. La possibilità di catturare momenti unici è ciò che rende la fotografia così emozionante. Andiamo avanti e procuriamo l'attrezzatura necessaria per sfruttare al meglio la nostra esperienza. Assolutamente. Avere gli strumenti giusti può davvero migliorare la qualità delle nostre foto. Inoltre, mentre ci siamo, possiamo sperimentare tecniche e stili diversi. Sì, e non vedo l'ora di vedere come le nostre prospettive individuali emergeranno dal nostro lavoro. Sarà un'avventura divertente, ricca di apprendimento e creatività. Non vedo l'ora. Pianifichiamo di iniziare a girare presto. Assolutamente. Il mondo è pieno di scene stimolanti che aspettano solo di essere immortalate. Lezione 2. Nuvole di pioggia. Tieni d'occhio il cielo, sono nuvole cariche di pioggia quelle lassù? Penso proprio di sì. Potresti aver bisogno di un ombrello se inizia a piovere a dirotto. Sì, è sempre meglio essere preparati, soprattutto con condizioni meteorologiche imprevedibili come queste. Esatto. L'ho imparato a mie spese durante il mio ultimo evento all'aperto. Cos'è successo? Ti hanno sorpreso la pioggia? Sì, ero completamente bagnato e ho dovuto ripararmi sotto un albero. Sembra scomodo. Mi assicurerò di controllare il meteo prima di partire. Ottima idea. Così possiamo goderci il tempo senza preoccuparci di bagnarci. Teniamo d'occhio quelle nuvole e siamo pronti a tutto. Lezione 3. Procedura di pagamento. Buongiorno. Ho una domanda veloce sulla procedura di pagamento. Buongiorno. Certo. Cosa ti serve sapere? Sono curioso di sapere come applicare gli sconti ricevuti sul mio acquisto. Ottima domanda. Puoi inserire il codice sconto nella pagina di pagamento. Perfetto. Avevo paura di perdere quei risparmi. Non preoccuparti, è un processo semplice. Segui semplicemente le istruzioni. Grazie per il chiarimento. Apprezzo molto il tuo aiuto. Nessun problema. Sono qui per aiutarti con qualsiasi altra cosa di cui tu possa avere bisogno. Ora mi sento molto meglio dopo aver completato il mio acquisto. Lezione 4. Essere creativi. Vorrei che avessimo più tempo per essere creativi invece di dedicarci alle faccende quotidiane. Capisco perfettamente. A volte la vita è così frenetica che la creatività passa in secondo piano. Sì, ma credo che il futuro ci riservi molte sorprese e che possiamo trovare il tempo per affrontarle. Che prospettiva positiva! Si tratta di dare priorità a ciò che ci rende felici. Esatto. Mi piacerebbe molto avviare un progetto che ci permetta di esprimerci artisticamente. Sembra fantastico. Facciamo un brainstorming di idee e prendiamoci del tempo per farlo. Sono entusiasta delle possibilità. La creatività arricchisce davvero le nostre vite. Sì, e non vedo l'ora di vedere cosa inventeremo insieme. Realizziamolo, il nostro viaggio creativo ci aspetta. Lezione 5. L'invenzione di Edison.
Ma erano molto costosi nel 1879, quando Edison inventò un nuovo tipo di lampadina. Sì, è affascinante pensare a quanto la tecnologia si sia evoluta da allora. Posso solo immaginare quanto rivoluzionaria fosse quell'invenzione per la società dell'epoca. Assolutamente. Ha cambiato il modo in cui le persone vivevano e lavoravano, portando luce nelle loro case. E ha aperto la strada a innumerevoli innovazioni nell'ingegneria elettrica. È sorprendente vedere come un'invenzione possa innescare un'ondata di progresso. Sì, ed è un promemoria dell'importanza dell'innovazione nella nostra vita quotidiana. Apprezziamo il contributo di inventori come Edison che hanno cambiato il mondo. Certamente. La loro eredità continua a ispirare le generazioni future. Lezione 6. Soluzione rapida. Possono risolverlo rapidamente, senza alcun problema. È rassicurante sentirlo. Ero preoccupato per quanto tempo ci sarebbe voluto. Sì, le riparazioni rapide possono farci risparmiare un sacco di tempo e stress. C'è altro che dobbiamo considerare mentre aspettiamo la soluzione? Assicuratevi solo di tenere i vostri effetti personali lontano dalla zona in riparazione. Ottimo consiglio. Lo farò per evitare complicazioni. E se hai altre preoccupazioni, fammelo sapere. Grazie. Apprezzo molto il tuo aiuto in questa situazione. In qualsiasi momento. È importante sostenersi a vicenda durante questi piccoli imprevisti. Lezione 7. Geografia di Chicago. Chicago ha tratto grandi benefici dalla sua posizione geografica. Sì, la sua posizione centrale l'ha resa un fulcro per i trasporti e il commercio. È affascinante come le caratteristiche geografiche di una città possano influenzarne l'economia. Assolutamente. L'aeroporto internazionale O'Hare svolge un ruolo cruciale nel collegare la città al resto del mondo. Sì, e la posizione centrale rende gli spostamenti efficienti per molte persone. Ho sentito dire che è uno degli aeroporti più trafficati del paese. Esatto. È impressionante come Chicago abbia sfruttato la sua posizione geografica per crescere. È un ottimo esempio di come la posizione geografica possa influenzare lo sviluppo di una città. Scopriamo di più su come la geografia influenza anche le altre città. Lezione 8. Condizioni meteorologiche. Nell'aria, quando la temperatura scende al di sotto del punto di congelamento dell'acqua, che è pari a 0 gradi Celsius. Può dare origine a fenomeni meteorologici affascinanti, non credi? Sì, come la formazione di cristalli di ghiaccio e fiocchi di neve che sembrano così belli. Assolutamente. È incredibile come la natura funzioni a diverse temperature. E queste condizioni possono avere un impatto drastico sulla nostra vita quotidiana. Esatto. È importante tenersi informati sul meteo, soprattutto in inverno. Assicuriamoci di vestirci in modo appropriato quando le temperature scendono. Sì, e tenersi al caldo è fondamentale per godersi la bellezza dell'inverno. Non vedo l'ora di vedere come l'inverno trasformerà i nostri dintorni in un paese delle meraviglie. Lezione 9. Preservare i ricordi. È un modo meraviglioso per catturare e preservare i ricordi per il futuro. Sì, la fotografia ci consente di catturare momenti che altrimenti potrebbero svanire. Adoro il modo in cui una singola foto può evocare emozioni e ricordi forti.
Assolutamente. Ogni foto racconta una storia che può essere custodita per sempre. È come congelare il tempo e creare un diario visivo delle nostre vite. Esatto. Facciamo in modo di scattare più foto insieme. Sono d'accordo. Le nostre avventure meritano di essere documentate magnificamente. Ecco come creare ricordi duraturi che potremo condividere negli anni a venire. Sì, catturiamo ogni momento possibile. Lezione 10. Chiacchiere del fine settimana. Buongiorno. Com'è andato il fine settimana? Ciao, è stato rilassante. Ho passato la maggior parte del tempo a leggere e a godermi il sole. Sembra fantastico. Mi farebbe proprio bene un weekend così. E il tuo? Hai fatto qualcosa di divertente? Ho guardato diversi film e ho fatto una piccola avventura all'aria aperta. Sembra divertente. A volte i weekend semplici sono i migliori. Sono d'accordo. Ci danno il tempo di ricaricarci e rilassarci. Certo, mi sento pronto ad affrontare la settimana che mi aspetta. Anche io. Sfruttiamo al meglio questa settimana insieme. Lezione 11. Rompere la linea del colore. Quel giorno giocò da titolare per i Brooklyn Dodgers, segnando un momento significativo nella storia del baseball. È incredibile come quel momento abbia messo in discussione la cosiddetta linea di demarcazione del colore che esisteva da così tanto tempo. Sì, gli ostacoli nello sport riflettevano problemi sociali più ampi, rendendo il suo successo ancora più significativo. È un promemoria di come lo sport possa influenzare il cambiamento sociale e unire le persone. Assolutamente. Il suo coraggio ha aperto le porte a molti atleti che hanno seguito le sue orme. E ha aperto la strada a un ambiente sportivo più inclusivo. È incredibile pensare all'eredità che ha lasciato grazie alla sua perseveranza. La sua storia ci ispira a continuare a lottare contro ogni forma di discriminazione. In effetti, è una potente lezione di coraggio e resilienza per tutti. Lezione 12. Una nuova nascita di libertà. È vano che questa nazione, sotto la guida di Dio, possa avere una nuova nascita di libertà. Questa idea è molto profonda, sottolinea l'importanza della libertà e dell'uguaglianza. Sì, la libertà non è solo un privilegio, ma un diritto fondamentale che tutti meritano. È essenziale per una nazione impegnarsi costantemente per la giustizia e l'unità tra i suoi cittadini. Assolutamente. Una nuova nascita di libertà significa rompere con le ingiustizie del passato. Si tratta di creare un futuro in cui tutti possano prosperare senza discriminazioni. E questa visione ispira speranza per le generazioni future. Dobbiamo tenere a mente questi ideali mentre percorriamo il nostro cammino nella società. Sì, ci guidano nei nostri sforzi per promuovere la pace e la comprensione. Lezione 13. I ricordi che lasciamo dietro di noi. Tutti noi lasciamo la nostra vita, ma la maggior parte delle persone lascia un ricordo da custodire gelosamente. È vero, i ricordi possono essere potenti, plasmando chi siamo e come ricordiamo gli altri. Ho tanti ricordi che mi danno gioia e a volte anche tristezza. Ogni ricordo racconta una storia, collegandoci ai momenti che abbiamo condiviso. Esatto. Quei ricordi possono evocare emozioni e ricordarci l'amore che abbiamo provato.
È interessante come un singolo momento possa avere un impatto duraturo sulle nostre vite. Sì, ed è importante conservare quei ricordi, soprattutto nei momenti difficili. Possono darci conforto e ricordarci i bei momenti che abbiamo trascorso. Continuiamo a creare insieme ricordi meravigliosi, non hanno prezzo. Lezione 14. La soggettività della commedia. Le barzellette possono essere molto soggettive, ciò che alcuni trovano divertente, altri potrebbero non apprezzarlo affatto. È affascinante come la comicità possa variare così tanto da persona a persona. Sì, la comicità è qualcosa di molto personale e spesso riflette le nostre esperienze. Alcune battute ci colpiscono profondamente, mentre altre ci deludono, e questo è perfettamente normale. Esatto. Dimostra quanto siano diversi i nostri gusti, anche in fatto di umorismo. Questa diversità può dare origine a conversazioni interessanti su ciò che ci fa ridere. Assolutamente. Condividere diverse prospettive sulla comicità può essere illuminante. Ci aiuta a capirci meglio, anche se non sempre siamo d'accordo. Sì, la risata è un linguaggio universale, nonostante le nostre preferenze individuali. Lezione 15. Strategie aziendali. Nel mondo odierno, affinché un'azienda rimanga competitiva, deve utilizzare la tecnologia informatica per ottenere un vantaggio strategico. È assolutamente vero. Sfruttare la tecnologia può fornire alle aziende informazioni preziose e semplificare le loro operazioni. Esatto. Utilizzare l'analisi dei dati può aiutare le aziende a comprendere il comportamento dei clienti e ad adattare di conseguenza i propri servizi. Sì, e consente una comunicazione e una collaborazione più efficienti all'interno dei team, consentendo un processo decisionale più rapido. Credo che adottare la tecnologia sia essenziale per l'innovazione e per restare al passo con i tempi in un mercato in rapida evoluzione. Assolutamente. Le aziende che si adattano ai progressi tecnologici sono spesso più resilienti e meglio attrezzate per affrontare le sfide. Avere una forte presenza online può ampliare significativamente la portata di un'azienda e attrarre nuovi clienti a livello globale. Esatto. Non si tratta solo di stare al passo con i tempi, si tratta di essere all'avanguardia nell'utilizzo della tecnologia per migliorare l'esperienza dei clienti. Sono curioso di vedere come le aziende continueranno a evolversi adottando nuove tecnologie e strategie. Lezione 16. Guida positiva. Mentre affrontiamo i vari momenti della vita, è fondamentale ricordarsi di restare positivi e aperti alle nuove possibilità che si presentano. Assolutamente. Mantenere una mentalità positiva può influenzare significativamente le nostre esperienze e il modo in cui affrontiamo le sfide. Sì, ed essere aperti a nuove opportunità ci consente di crescere e scoprire percorsi che prima non avremmo preso in considerazione. Esatto. È incredibile come un cambio di prospettiva possa portare ad avventure emozionanti e lezioni preziose. Credo che accogliere il cambiamento sia essenziale per lo sviluppo personale e possa portare a ricompense inaspettate. Assolutamente. Si tratta di essere adattabili e di avere fiducia che tutto accada per una ragione. Sostenendoci a vicenda in questi percorsi, possiamo creare un ambiente stimolante per la crescita e l'esplorazione. Sì, continuiamo a incoraggiarci a vicenda a coltivare le nostre passioni e ad accogliere l'ignoto a braccia aperte. Sono assolutamente d'accordo. Insieme, possiamo ispirare positività e un senso di avventura nelle nostre vite. Lezione 17. Routine di esercizi.
Ciao! Hai già iniziato la tua nuova routine di allenamento? Sono curioso di sapere come sta andando. Sì, l'ho fatto. Vado in palestra regolarmente e finora è stata un'esperienza davvero gratificante. Fantastico sentirlo. Stabilire una routine può essere difficile all'inizio, ma sembra che tu stia andando alla grande. Assolutamente. Mi sto concentrando su un mix di allenamento cardio e di forza, e mi sta davvero aiutando a sentirmi più energico. Fantastico! È fantastico trovare un equilibrio che funzioni per te, e sono sicuro che i risultati inizieranno a vedersi presto. Sì, mi sento più forte e più sicuro di me, e non vedo l'ora di vedere quanti progressi potrò fare col tempo. Adoro questa mentalità. La costanza è fondamentale e celebrare le piccole vittorie lungo il percorso può mantenerti motivato. Esatto. Sto anche cercando di adottare sane abitudini alimentari per integrare i miei allenamenti e alimentare adeguatamente il mio corpo. Un approccio intelligente. L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di fitness. Lezione 18. Esplorare nuove tecniche. Puoi sempre ampliarlo se lo ritieni utile. Penso che esplorare nuove tecniche possa davvero migliorare le tue competenze. Va bene, ci proverò. Sperimentare metodi diversi porta spesso a risultati e miglioramenti sorprendenti. Esatto. Hai qualche consiglio su come integrare efficacemente queste nuove tecniche nella tua routine? Sì, consiglio di iniziare lentamente e di integrare gradualmente le tecniche nel flusso di lavoro esistente, assicurandosi che risultino naturali. Sembra un approccio intelligente. Ti permette di adattarti senza essere sopraffatto da troppi cambiamenti contemporaneamente. Assolutamente. Trovo anche che tenere un diario dei propri progressi possa aiutare a monitorare nel tempo ciò che funziona meglio per noi. Ottima idea! La riflessione può fornire spunti preziosi e motivarti a continuare a superare i tuoi limiti. Sì, e non esitate a chiedere feedback agli altri, a volte, una prospettiva esterna può evidenziare aree di miglioramento. Apprezzo i tuoi consigli. Penso che provarli non solo migliorerà le mie competenze, ma mi manterrà anche entusiasta del processo. Lezione 19. I miei preferiti in fotografia. Hai un posto preferito per la fotografia qui nei dintorni o stai ancora esplorando diverse località? Non particolarmente. Mi piace esplorare nuovi posti e catturare momenti unici ovunque vada, il che rende tutto più emozionante. Che mentalità fantastica! A volte i luoghi più inaspettati possono dare vita alle fotografie più spettacolari. Esatto. Adoro l'emozione di scoprire tesori nascosti che potrebbero non essere nei tipici percorsi turistici. Deve essere gratificante trovare quei luoghi che risuonano con la tua visione artistica e danno vita alle tue idee. Assolutamente. È come una caccia al tesoro, e ogni tiro andato a segno è come una vittoria. Credo che dovrei unirmi a te in una delle tue avventure fotografiche. Sarebbe fantastico imparare dalla tua creatività. Mi piacerebbe molto. Condividere l'esperienza sarebbe divertente e potremmo ispirarci a vicenda con le nostre diverse prospettive. Programmiamo una giornata per esplorare un posto nuovo e catturare la bellezza che ci circonda. Sembra un'avventura fantastica. Lezione 20. Incorporare i suggerimenti. Ok, cercherò di integrare anche questo aspetto. I tuoi consigli sono stati davvero utili per dare forma ai miei piani. È fantastico sentirlo.
È sempre utile essere aperti a nuovi suggerimenti, soprattutto quando si cerca di migliorare. Assolutamente. Quali altri suggerimenti hai per migliorare il mio approccio o rendere il processo più fluido? Penso che sia importante stabilire una tempistica chiara per i tuoi obiettivi, poiché questo può aiutarti a rimanere concentrato e in carreggiata. Sembra una strategia saggia. Avere delle scadenze può creare un senso di urgenza che mi motiva a portare a termine i compiti. Sì, e non dimenticare di celebrare i tuoi successi lungo il cammino, indipendentemente da quanto grandi o piccoli possano essere. Sono pienamente d'accordo. Riconoscere i progressi può fornire l'incoraggiamento necessario per continuare ad andare avanti. Esatto. Inoltre, è un ottimo modo per mantenere una mentalità positiva durante tutto il percorso. Non vedo l'ora di mettere in pratica queste idee e vedere come influiranno sui miei progressi. Grazie per il vostro supporto. Lezione 21. Palette di colori rilassanti. Non vedo l'ora di iniziare a creare la mia palette di colori rilassanti. Penso che arricchirà notevolmente il mio spazio creativo. Sembra un progetto meraviglioso. Non vedo l'ora di vedere come i colori si uniscono per creare un'atmosfera rilassante. Sì, credo che la giusta tavolozza possa influenzare l'umore e la produttività, rendendola una parte essenziale del mio spazio di lavoro. Assolutamente. Scegliere colori che risuonino con te personalmente può aiutarti a creare uno spazio che ti faccia sentire davvero tuo. Sto pensando di incorporare toni blu e verdi tenui, poiché sono noti per evocare un senso di calma e concentrazione. Sono scelte eccellenti. I colori tenui possono davvero aiutare a ridurre lo stress e a creare un ambiente di lavoro sereno. Riesco già a immaginare come le diverse tonalità si mescoleranno tra loro, trasformando il mio spazio in un'area più accogliente. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Non dimenticare di condividere i tuoi progressi con me. Mi piacerebbe molto vedere come va. Certo. Vi terrò aggiornati e spero che riusciremo a creare insieme i nostri spazi perfetti. Lezione 22. Conferma dei dettagli. Va bene, puoi per favore fornirmi data e ora del nostro incontro? Voglio essere sicuro di non perderlo. Certo. L'incontro è previsto per martedì prossimo alle 15. Ti invierò un invito dal calendario come promemoria. Grazie. Averlo in calendario mi aiuterà sicuramente a rimanere organizzata e a essere preparata. Sono d'accordo. È così facile perdere il conto degli appuntamenti, soprattutto quando si ha un'agenda fitta di impegni. Esatto. Voglio assicurarmi di arrivare preparato con tutto il materiale necessario per la nostra discussione. È un ottimo approccio. Essere preparati ci permetterà di sfruttare al meglio il tempo che trascorreremo insieme e di occuparci di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Assolutamente. Non vedo l'ora di incontrarci e discutere le nostre idee più in dettaglio. Anch'io. È sempre emozionante collaborare e fare brainstorming insieme su nuovi concetti. Non vedo l'ora di vedere cosa inventeremo, credo che porterà a risultati fantastici. Lezione 23. Simulazione di colloquio. Hai provato le risposte per il prossimo colloquio? Penso che le simulazioni di colloquio possano essere incredibilmente utili. Sì, l'ho fatto. Ho fatto dei colloqui simulati con un amico e mi ha davvero aiutato a sentirmi più preparato e sicuro di me. Fantastico! Esercitarsi in un ambiente simulato può alleviare un po' la pressione quando si arriva al momento vero e proprio. Assolutamente.
mi dà l'opportunità di affinare le mie risposte e di sentirmi a mio agio nell'articolare chiaramente i miei pensieri. Sono pienamente d'accordo. Avere qualcuno che ti dia un feedback può anche aiutarti a individuare aree di miglioramento che potresti non notare da solo. Sì, ed è rassicurante sapere che posso esercitarmi a gestire domande o scenari inaspettati che potrebbero presentarsi. Esatto. Più ti eserciti, più naturali diventeranno le tue risposte, il che può fare una differenza significativa nel colloquio. Ora mi sento molto più preparato ad affrontare il colloquio e apprezzo il tuo incoraggiamento ad esercitarmi. Sono felice di sentirlo. Continuiamo a sostenerci a vicenda mentre ci prepariamo ai rispettivi colloqui e obiettivi di carriera. Lezione 24. Trovare la stazione. La stazione più vicina è qui. Voglio davvero essere sicuro di trovarla facilmente prima del nostro viaggio. Certo, è un po' lontano, ma se cammini dritto per circa 10 minuti, raggiungi la stazione centrale senza problemi. Ottimo da sapere. Apprezzo le indicazioni, voglio assicurarmi di avere abbastanza tempo per prendere il treno. Sì, è sempre una buona idea pianificare in anticipo, soprattutto quando si viaggia. Non si sa mai quando potrebbero verificarsi dei ritardi. Esatto. Mi assicurerò di partire presto così posso prendere un caffè o qualcosa del genere mentre aspetto il treno. Sembra un'ottima idea. Un piccolo piacere può sempre rendere il viaggio più piacevole. Certo. Ed è bello avere un momento di relax prima di iniziare il viaggio. Sì, prendersi del tempo per sé può davvero dare un tono positivo alla giornata che ci attende. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Restiamo in contatto durante i nostri viaggi. Lezione 25. Bambini e divorzio. Molti bambini pensano che sia colpa loro quando i genitori si separano. Sì, è straziante perché spesso portano quel peso inutilmente. I figli non sono la causa del divorzio né dovrebbero sentirsi responsabili. Esatto. È importante che i genitori li rassicurino sul fatto che non è colpa loro. La comunicazione è fondamentale per aiutare i bambini a elaborare i propri sentimenti in questi momenti. Sì, hanno bisogno di sostegno e amore per affrontare queste emozioni difficili. È fondamentale creare uno spazio sicuro in cui possano esprimere i propri pensieri. Assolutamente. Con la comprensione possono guarire e andare avanti positivamente. Ricordiamoci di sostenere il loro benessere e la loro salute emotiva. Lezione 26. Collegare le città. È affascinante pensare a come siano state sviluppate le infrastrutture in tutto il Nord America per consentire alle automobili di spostarsi da una città all'altra. Sì, lo sviluppo di autostrade e strade ha cambiato in modo significativo il nostro modo di viaggiare e di comunicare tra noi. Esatto. Ha reso molto più facile per le persone esplorare diverse regioni e culture del continente. E ha aperto anche nuove opportunità economiche, consentendo alle aziende di prosperare raggiungendo clienti in diverse località. Assolutamente. La facilità di viaggiare ha trasformato le economie locali e migliorato enormemente l'industria turistica. Sì, e grazie alla possibilità di guidare per lunghe distanze, le famiglie possono comunicare più facilmente, coltivando relazioni anche a grandi distanze. Credo che questa interconnessione abbia reso la nostra società più coesa,
Che impariamo gli uni dagli altri attraverso i viaggi. Assolutamente. È incredibile come qualcosa di semplice come una strada possa creare una rete di esperienze e storie condivise tra le persone. Non vedo l'ora di vedere come continuerà a evolversi il settore dei trasporti in futuro, soprattutto con l'avvento dei veicoli elettrici e delle opzioni di viaggio sostenibili. Lezione 27. Natura e storia. Un viaggio incentrato sulla natura e sulla storia sarebbe perfetto. C'è qualcosa di così arricchente nell'esplorare entrambi gli elementi. Sembra intrigante. Hai in mente qualche destinazione specifica che metta in risalto entrambi gli aspetti? Stavo pensando di visitare i parchi nazionali ricchi di storia, come quelli che ospitano antiche culture indigene. Ottima idea! Vivere la natura mentre si impara a conoscere il significato storico del territorio crea un legame più profondo con l'ambiente. Esatto. È affascinante vedere come la natura abbia influenzato la storia umana e viceversa nel corso dei secoli. Sì, ed essere circondati da paesaggi mozzafiato può accrescere il nostro apprezzamento sia per la natura sia per le storie che custodisce. Credo che immergerci in queste esperienze non solo ci istruirà, ma ci ispirerà anche a proteggere questi tesori naturali. Assolutamente sì! Cerchiamo qualche luogo che offra visite guidate che approfondiscano la storia della zona e ne mettano in mostra la bellezza. Sono entusiasta di questo progetto. Combinare l'avventura con l'apprendimento renderà sicuramente il vostro viaggio indimenticabile. Lezione 28. Sfide di viaggio. Hai incontrato difficoltà durante il viaggio? So che a volte può essere un po' opprimente. Sì, a volte c'erano delle barriere linguistiche che rendevano difficile la comunicazione, il che è stata una bella sfida. È comprensibile. Può essere difficile chiedere indicazioni o ordinare cibo e la gente del posto non parla la tua lingua. Esatto! Ricordo una volta che stavo cercando di chiedere aiuto con i bagagli e ho finito per usare un sacco di gesti per far capire il mio messaggio. Può sembrare frustrante, ma è impressionante quanta creatività possiamo avere quando ci troviamo ad affrontare situazioni del genere. Assolutamente sì! Ho scoperto che, nonostante la barriera linguistica, le persone erano spesso disposte ad aiutare se ci si avvicinava con un sorriso. È un atteggiamento fantastico. A volte, un atteggiamento amichevole può colmare il divario più efficacemente delle parole. Sì, e ho anche scoperto che scaricare un'app di traduzione può essere davvero utile nei momenti difficili. Un'idea geniale. La tecnologia può essere una vera salvezza quando si viaggia, facilitando la navigazione in luoghi sconosciuti. Lezione 29. Facile manutenzione. Ottima osservazione. Voglio anche trovare qualcosa di facile da pulire, perché so quanto sia importante mantenere uno spazio in ordine. Assolutamente sì! Quando si tratta di mobili o elettrodomestici, scegliere materiali facili da pulire può far risparmiare un sacco di tempo e fatica. Sì, e penso che contribuirebbe anche a creare un ambiente abitativo più piacevole quando tutto appare fresco e ben tenuto. Assolutamente sì! Inoltre, se hai animali domestici o bambini, gli articoli facili da pulire possono essere una vera salvezza in termini di manutenzione quotidiana. È vero. Ho notato che alcuni tessuti e finiture sono progettati specificamente per resistere a macchie e schizzi, il che è molto pratico. Esatto! Investire in quei materiali potrebbe costare un po' di più all'inizio, ma può farti risparmiare denaro e stress a lungo termine. Sono completamente d'accordo.
Si tratta di fare scelte intelligenti che si adattino al tuo stile di vita e che mantengano il tuo spazio sempre al meglio. Sì, e penso che dovremmo anche considerare in che modo il design si integra con l'estetica generale, pur essendo funzionale. Ottima idea! Facciamo una lista di criteri per la nostra spesa, così possiamo concentrarci su ciò che conta davvero. Lezione 30. Meccanica affidabile. È importante trovare un meccanico affidabile, dopotutto, vuoi qualcuno che sia onesto e corretto con te. Ottima osservazione. Cercavo consigli affidabili perché volevo essere sicuro che la mia auto fosse in buone mani. Sì, può essere piuttosto stressante non sapere a chi affidare la cura del proprio veicolo. Assolutamente. Penso che sia utile chiedere ad amici o familiari le loro esperienze, perché i consigli personali possono fare molto. Sono d'accordo. Inoltre, leggere le recensioni online può anche darti un'idea della reputazione e dell'affidabilità del meccanico. Sì, ed è sempre una buona idea recarsi in officina e parlare prima con il meccanico. In questo modo è possibile valutare la sua professionalità. Esatto. Un buon meccanico sarà disposto a spiegare le riparazioni necessarie e a rispondere a qualsiasi domanda senza esitazione. Assolutamente sì. Voglio avere la certezza che la mia auto venga revisionata correttamente e che nessuno mi stia approfittando di me. È perfettamente comprensibile. Una volta trovato il meccanico giusto, la manutenzione della tua auto può fare la differenza.